Bene, bene, bene. Intanto grazie a tutti quanti per esservi iscritti. Vi devo ringraziare veramente tanto la community, sia tramite Facebook che tramite YouTube, per esservi iscritti in tanti, perché per me comunque avere 355 iscritti al momento è veramente una grande emozione, perché siamo passati dall'essere 150 a 350 più o meno in 4-5 giorni. Quindi questa cosa è veramente molto ma molto importante per me, perché mi fa capire che c'è qualcosa che io sto riuscendo a comunicare a voi e che comunque interessa a voi, quindi questa cosa è molto molto piacevole. Lasciatemi fare una considerazione, un paio di considerazioni riguardo il fusto, riguardo alla scelta, riguardo dei materiali, e poi vi lascerò la seconda parte del video. Allora, perché questa cosa? Perché molte persone hanno ovviamente voluto dire la loro riguardante appunto sia la creazione del video, sia come è stato montato il video, sia la scelta dei materiali, che a quel punto lì ti viene da dire: senti, ma che l'ho fatta a fare sta cosa? Però è anche vero che avere dei dubbi è lecito e di conseguenza è giusto rispondere. Il fusto, prima di tutto, non è in alluminio. Non esistono fusti di birra in alluminio, esistono fusti di birra in acciaio 304 alimentare. L'acciaio alimentare è un acciaio che appunto non rilascia particelle nei cibi, è un acciaio che comunque riesce a resistere, ovviamente come tutti gli acciai, a delle temperature molto elevate. La scelta è ricaduta sul fusto proprio perché sia il materiale che la sua conformazione, considerato poi tutte le altre possibilità, tipo la bombola del gas, perché molti hanno detto però se usavi quella, oppure per dire delle scatole tipo quelle per quanto riguarda gli idranti, no, perché sono di materiali differenti, tipo la latta dell'olio, quella dell'olio vegetale che si usa anche per friggere, però quelle in latte, quelle lì non vanno bene perché le temperature sono troppo alte e di conseguenza c'è il rischio che la latta incominci a deteriorarsi. Stessa cosa vale per le bombole sono fatte in ferro e il ferro proprio no, perché potrebbe arrugginire, perché potrebbe deteriorarsi e lasciare, quindi sfogliare piano piano. L'acciaio è la migliore scelta, sappiatelo sempre. Ora, l'acciaio deve essere ovviamente acciaio naturale, quindi senza trattamenti specifici, senza nessun tipo di zincatura, e oltre ad essere naturale, quindi non zincato, deve essere anche alimentare, soprattutto se è a contatto con il cibo. Sappiatelo questo, perché anche quando vengono scelte le spianatoie, spesso la gente va dal brico e compra la prima spianatoia in acciaio da 15 euro. Non va tanto bene. Considerate che spesso le spianatoie, cioè quelle lamine d'acciaio, potrebbero essere zincate, e in quel caso lì c'è il rischio che comunque parte dello zinco venga trasferito sull'impasto e sul cibo, quindi di conseguenza è bene che questo venga specificato. Seconda cosa, le resistenze all'interno del fusto sono questa cosa la dico ad un tizio che di cui non ricordo neanche più il nome, che è stato una giornata intera a replicarmi: tu hai scritto 2 resistenze, quindi sono 2 resistenze, quindi sono 4400 watt. Prima di tutto in casa a stento si riesce ad arrivare a 3300 watt, quindi vorrei capire come fai ad avere 2 resistenze. Quindi a meno che non vivi in un posto dove la corrente viene data, erogata a 5 kW, vorrei sapere come fai. E seconda cosa, io ho scritto 2 resistenze lì nello specifico semplicemente perché così facendo le persone, quindi voi, potreste avere la possibilità di scegliere tra la resistenza più forte, cioè quella da 2400 watt, e la resistenza più debole da 2000 watt, perché c'è a chi piace la pizza biscottata e c'è a chi piace la pizza in stile napoletano. Potete anche prendere quella da 2400 watt e scegliere di creare il voltimetro come ho fatto io, in modo tale che così abbiate l'opportunità di calare i watt e utilizzarla anche per fare pizze biscottate, per fare la pizza in teglia, per creare altre cose. Ora, tornando al nostro forno fatto con il fusto, voglio dire che il progetto è durato 1 anno, cioè la realizzazione è durata 4 giorni. Io in 4 giorni ho costruito il fusto, ma per arrivare a questi 4 giorni qui nella mia testa c'è stato 1 anno di lavoro. 1 anno di lavoro che mi ha portato a: allora faccio la porta con i cardini o senza cardini, allora lo coibento, non lo coibento, che resistenza scelgo, che biscotto scelgo, che spessore ha. Tutto quello che voi trovate lì nella lista qui sotto nell'info box, quindi nella descrizione del video, è
fatto per semplificare a voi quel pensiero che mi ha portato a un anno di scervellamento per impazzire e riuscire a creare questo. Tra l'altro questo forno non è solo un forno, ma è anche un bellissimo tavolino da arredo in stile industriale. Se ci sono arrivato a questa cosa qua, ci sono arrivato dopo un anno per riuscire a capire cosa andava fatto in ogni modo. Ogni pezzo si è incastrato nella mia mente per riuscire a creare il forno, e nel momento in cui io lo stavo ricreando sono riuscito a vedere il mio disegno mentale finito. Questa cosa qui è una cosa che a questo punto, vedendo il video, ovviamente evito a voi, e appunto spero che voi mi ringraziate iscrivendovi al canale, perché in qualche modo mi facciate capire che appunto avete apprezzato il video, avete apprezzato la creazione di esso e soprattutto le sue molteplici funzionalità, perché appunto vedrete è un tavolino da arredo e lo scoprirete adesso nella realizzazione del video. È un forno che arriva a 450 watt e in più, tra l'altro, sono tutto punzecchiante in questo momento perché ho fatto un'ulteriore modifica che vi farò vedere in un terzo video, che appunto aumenterà la temperatura del forno e diminuirà i tempi di riscaldamento. Questa cosa qua non è obbligatoria, il forno funziona anche finito il secondo video, il forno già è funzionante e cuoce pizze, pane e panozzi. Sappiate che un forno in camera alta, quindi lì abbiamo 16 cm nel forno che sto costruendo, sappiate che un forno in camera alta, sono andato a vedere, costa dagli 800 euro a salire, parliamo del nuovo ovviamente, quindi in questo caso qua con 80 euro, un decimo della spesa. È vero, non avete il controllo della temperatura, ma se state un po' attenti riuscirete a fare qualunque cosa voi vogliate. Io ci ho fatto pane, panozzi e pizze, quindi sappiate che tra l'altro il pane era buonissimo. Adesso vi lascio alla seconda parte del video, spero che vi possa piacere. Vi chiedo a tutti quanti di iscrivervi al canale per aiutarmi appunto a capire se la strada che sto prendendo è quella giusta, soprattutto se il video vi è piaciuto, e poi se potete cliccate la campanella che si trova accanto all'iscrizione, proprio perché così facendo potrete essere avvisati anche del terzo video, dove appunto ho coibentato con la fibra di ceramica sia la parte alta che tutto il laterale del forno, aggiungendo così facendo uno strato di più o meno 1,5 cm lungo tutto il bordo e sopra anche 3 cm, che fa sì che il calore resti tutto all'interno del forno stesso. Così facendo, se siete pazzi bastardi come lo sono io, che non vi accontentate mai, riuscirete ad ottenere un forno ulteriormente più performante. Ora vi lascio alla creazione del video, vi farò vedere come è diventato anche un tavolino e che pizze ci ho fatto all'interno, ok? Ciao, a dopo. Nel video precedente eravamo rimasti che avevamo appena collegato i cavi. Ora ho voluto quindi provare la resistenza per capire se funziona. Come potete vedere dagli inizi di fumo, che altro non sono che tutta l'acqua che magari si è un po' depositata attorno al fusto, ha cominciato ad evaporare. Però come potete vedere la resistenza si scalda in veramente pochissimo tempo e raggiunge delle temperature davvero elevate, e così siamo veramente a dei livelli estremi, anche perché dopo un'oretta supera i 550 scusate gradi. In questo momento qui sto provvedendo a chiudere i forellini che normalmente nel fusto servono per drenare l'acqua, perché pensate che questi fusti vengono conservati anche all'esterno, soprattutto quando sono vuoti vengono stivati tutti all'esterno, quindi se dovesse piovere non devono riempirsi d'acqua. E ho provveduto quindi a chiuderli quei forellini con una malta resistente alle alte temperature. Così facendo ottengo un doppio effetto: principalmente chiudo quelle fessure che potrebbero risultare come uno sfiato per quanto riguarda il calore, e in più aumento la coibentazione del fusto stesso. La parte alta sarà coibentata in maniera tale da riuscire ad avere solo 40-50 gradi al di sopra del fusto. Ora vedrete piano piano quello che è stato fatto. Dopodiché con un nastro resistente anche lui alle alte temperature ed ignifugo ho ricoperto tutto il bordo, perché su questo bordo poi ci verrà appoggiato quello che è il top del tavolino che sto creando. L'operazione è stata abbastanza facile, questo nastro mi è costato sugli 8 euro, vi metterò il link per l'acquisto nelle informazioni del video qualora vi dovesse interessare.
In questo caso sono state unite 3 perline di legno, spessore 2 cm o 1,8 in realtà, e sono state tagliate con un pantografo in maniera circolare. La circonferenza è superiore a quella del fusto. In questo caso qui il fusto deve essere coperto del tutto e deve avere anche un piccolo bordo. Capirete perché poi sono state utilizzate le perline. Infatti vi consiglio di non utilizzare un pezzo di legno unico, perché una di queste 3 perline verrà smontata all'occorrenza per far uscire la spina e di conseguenza trasformare il forno da tavolino, da tavolino a forno. Ho messo una vita, è la prima volta che usavo il pantografo in vita mia e vi posso assicurare è stato abbastanza facile per essere la prima volta, ma ovviamente non avendo dimestichezza per me non è stato proprio semplicissimo. Ecco, una volta che si è seccato il cemento, la malta refrattaria, quindi potete notare che i fori, che sono 4, che stanno attorno al fusto nella parte superiore, sono tutti quanti chiusi o closi, quindi di conseguenza sfiateranno meno il calore, ci sarà quindi un po' più di resistenza. E ho voluto quindi provare anche ad appoggiarvi le perline al di sopra del fusto. Comincia a prendere forma il tavolino, come vedete. Questo, il concetto è proprio questo, vedete? Le perline verranno fissate ai 4 fori che abbiamo allargato, che si trovavano al di sopra del fusto, con delle viti, e poi all'occorrenza verrà svitato e riavvitato il fusto stesso. Ora qui ho messo dei piccoli fisher in nylon lungo i 4 fori che abbiamo precedentemente allargato. In questo caso qua forse ho fatto un errore, i fisher stanno reggendo, però non so a lungo termine quanto reggeranno, perché effettivamente rimangono dei fisher in nylon e quello rimane un forno da 400 gradi, quindi avrei potuto probabilmente, se avessi avuto dimestichezza nel saldare un dado nella parte sottostante, in modo che nella parte sovrastante invece ci avrei potuto mettere una barra filettata oppure un bullone abbastanza lungo da riuscire a passare il legno e quella parte in ferro, quindi. Dopodiché ho provveduto a fissare i fisher come se fossero all'interno appunto di un muro, quindi di un muro in cemento. Questo farà sì che una volta che il cemento si sarà essiccato, il fisher sarà bloccato all'interno. Vi ripeto, per ora sta reggendo, non so nel futuro, non so quanto reggerà. Probabilmente più in là prenderò delle viti più spesse e cercherò di fissarle stesso al tondino in acciaio, quindi del fusto stesso. Dopodiché ho steso uno strato di malta refrattaria su tutto il fusto, su tutta la parte alta del fusto. Tanto questa parte qua verrà nascosta, quindi di conseguenza non c'è pericolo che appunto possa risultare brutto da vedere. Perché ho steso tutto questo? Perché prima di tutto creerà uno strato un po' più spesso rispetto al solo strato di acciaio. Dovete tenere presente che il calore tenderà ad andare verso l'alto, viene rifranto dalla cupola in acciaio che si ritrova nella parte alta del fusto, ma effettivamente conviene quanto più possibile riuscire a creare uno strato un po' più spesso, soprattutto se refrattario, perché rifrangerà il calore verso il basso. Tenete presente che non conviene esagerare, perché il rischio poi di appesantire troppo il fusto c'è. Già è stata messa molta malta refrattaria nella parte bassa, più o meno io ad esempio ne avrò usato tipo un 3 kg, qui avrò usato a stento, ma proprio a stento, un 200 grammi, 300 grammi di malta, perché si è fatto proprio uno strato sottile. Dopodiché ho provveduto con della lana roccia
a ricoprire tutto il resto. La noce è stata depositata sopra la malta refrattaria, dopodiché ho messo un po' di silicone giusto per segnare i punti da forare per ricreare la copertura in legno, e quindi non è rimasto altro che forare. Io ho usato delle viti autoperforanti per iniziare i fori, per evitare proprio che il legno si spaccasse. Vi consiglio di non mettere direttamente le viti perché il legno potrebbe spaccare. Conviene preforare, allargare il foro, fare dei piccoli aggiusti proprio per far sì che le viti riescano a entrare e a nascondersi. Quante più accortezze riuscite ad avere adesso, quanto meno è probabile che dovrete di nuovo rifare il cerchio in legno col pantografo. Questa è una prima prova con una vite. Questa vite è molto corta, serviranno delle viti molto più lunghe, secondo me anche 6-7 cm. Infatti, come vedete qui, tendono a non riuscire a trovare il fisher sotto, proprio perché la vite, essendo troppo corta, non arriva al fisher. Ovviamente li ho sostituite dopo. Per quanto riguarda le perline in legno, 2 sono state incollate, come potete vedere nella parte bassa a destra, e una è stata lasciata libera. Quella parte lì ovviamente sarà quella che verrà smontata all'occorrenza e rimontata. Ho deciso anche di comprare un termostato di quelli analogici, non solo per una questione estetica perché lo rendono molto più carino, ma anche per rendermi conto di che temperature abbiamo all'interno del forno senza doverlo aprire. Io l'ho montato molto vicino alla porta, ma effettivamente forse, se posso darvi un consiglio, vi consiglierei di montarlo un po' più lontano, un po' più distante dalla porta, perché ovviamente la porta, avendo dei piccoli spifferi, perché non è chiusa proprio a livello ermetico, rischia di far risultare la temperatura un po' più bassa al termostato stesso. Ho comprato quel cono sempre su Amazon, vi devo dire la verità, quel cono che allarga i fori è fantastico. Ve lo consiglio a tutti quanti, perché non solo buca l'acciaio con molta facilità, ma lo allarga con ancora più facilità. Fa paura. Abbiamo provveduto quindi a utilizzare delle viti più lunghe, come vedete, pian pianino comincia a prendere anche forma il tavolino. Con le viti più lunghe è stato molto più facile trovare i fisher, quindi avvitare il tutto e fissarlo. Vedete, adesso il tavolino viene tirato. C'è un po' di casino, vero? Io purtroppo non ho uno studio, ho lavorato qui fuori al balcone, ringrazio molto la mia compagna che mi consente di fare tutto ciò. Ed ecco la parte in cui appunto viene nascosta la spina in tutto e per tutto. Quindi, così facendo, questo è un tavolino. Qualora voi svitiate la parte posteriore, basta staccare la perlina per ottenere quindi il forno. Ora, queste sono delle prove, dovevo capire fin dove potevo spingermi nel svitare le viti. Ed ecco qua. Così è un forno. Come vedete, la prima prova del piano girevole, grazie alle rotelline che sono state montate, perché non sono cuscinette a sfera, ricordiamocelo, il piano è molto stabile, non flette in nessun modo, ruota su se stesso senza nessun tipo di problema, e anche il coperchio non dà fastidio in nessun modo. Ora sto facendo un'asciugatura del biscotto di Casapulla, perché questi biscotti ovviamente sono igroscopici e quindi di conseguenza assorbono l'umidità. Se non vengono utilizzati per tanto tempo, conviene preriscaldarli per molto tempo, soprattutto a forno aperto se potete, perché così facendo tutta l'acqua evaporerà dal biscotto. Vedete, dopo più o meno una ventina di minuti siamo già a 320 gradi senza nessun problema.
e non è stato chiuso ancora nulla. Come vedete c'è un sacco di spazio sulla porta, dopo ho provveduto a diminuire moltissimo quello spazio lì. Nella parte bassa abbiamo 30 gradi, al centro 100, proprio sulla resistenza 180, ma come potete vedere, guarda, ora la porto sulla parte alta a 70, 68, 66. Sul legno ci si può appoggiare tranquillamente le mani senza scottarsi, in sostanza. Nel prossimo video creerò una coibentazione che porterà ancora una temperatura più bassa all'esterno. Ecco, vedete, questo è sempre il bordino che è stato utilizzato prima. In questo caso qui l'ho messo quindi come contorno alla bocca del forno, proprio perché così la porta, appoggiandosi, si vada anche a incastrare un po' meglio proprio nel tessuto. Questo facilita l'apertura e la chiusura. Piccola preparazione dell'impasto proprio per farvi vedere. Questa è una farina di grano tenero Caputo Nuvola e via. Abbiamo provveduto quindi a pizzare quella stessa serata una volta finito il tutto. In questo caso devo essere sincero, allora la Caputo Nuvola è una farina che secondo me dovrebbe essere idratata massimo al 67%, a meno che non avete un'impastatrice che riesce quindi a tenerla più fresca, tra virgolette. In questo caso qua è un 70%, infatti se vedete l'impasto è molto morbido. Qui abbiamo provveduto a fare una margherita. Tesura sulla pala, portata su. È molto morbido l'impasto proprio perché al 70% secondo me è troppo. Però ecco, come potete vedere ho installato un piccolo interruttore per il piano girevole, perché quando vado a infornare fermo il piano, evito che giri su se stesso, così non mi arrotola la pizza su se stessa, e poi dopo posso con il tastino far girare la pizza. Come potete vedere da lì sotto sta ruotando, ed ecco qua, questa è in 70 secondi ragazzi, neanche 90. La prima l'ho fatta in 70 proprio perché il calore era maggiore. Tenete presente che la seconda pizza soffrirà del calore sottratto dalla prima e quindi poi cuocerà in 90 secondi. Ci soffermeremo un po' più sullo specifico nei prossimi video, se non vi dispiace, per farvi vedere che pizze faccio con questo forno. Qui è giusto per farvi vedere una prova di come cuociono e in quanto tempo cuociono. Questa qua cuocerà in 90 secondi. Ed ecco qua le pizze. Che dite? A proposito, dimenticavo, ecco il tavolino finito. Che ne pensate? Io penso che sia, come la casa poi tutta in stile industriale, una cosa fantastica, molto molto bella. Il piedistallo che ho costruito sotto non è altro che un'altra circonferenza ricavata grazie al pantografo, più stretta ovviamente, sulla quale poi poggia il tavolino stesso, quindi poggia il fusto stesso. Ho provveduto a montargli 4 gambe nella parte superiore proprio per evitare che il motorino poggiasse poi sul disco ricreato. Bene, allora il forno lo si può già definire completo. Con quello che voi avete visto, quindi fino a qui, il forno cuoce già delle pizze in 90 secondi senza nessun problema, anzi sono pizze che a mio parere sono perfette. La temperatura sul biscotto arriva a 450 gradi, la temperatura in alto, quindi sulla parte della resistenza, è a oltre 550 gradi, perché io ho il pirometro che arriva a 550 e si blocca, quindi va in max, quindi supera. All'interno della camera abbiamo più o meno 4
450 gradi, poi dipende dalla porta, se la aprite, se la chiudete, se riuscite a metterci come ho fatto io il cordino per riuscire a chiudere di più gli spifferi, perché ovviamente non è a tenuta perfetta, perché quando voi farete il taglio una parte dell'acciaio verrà mangiata via, quindi io consiglio di metterci quel cordino. Tornando al punto, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Molte persone mi hanno detto ma tu non puoi fare video di 40 minuti, però è bene anche che voi capiate, chiunque stia vedendo il video, che un video di 40 minuti è una condensazione di 4 giorni di lavoro in 40 minuti, e tra l'altro è la condensazione di un anno intero di progetti che poi si sono condensati in 4 giorni, che si sono condensati in 40 minuti per far sì che voi possiate vederlo. Se non vi spiego passo passo ciò che dovete fare, giustamente cosa vi rimane a voi? Una persona che ha bucato un fusto e poi dopo non sapete come procedere. Quindi io spero di essere stato utile alla creazione anche da parte vostra. Vi dico, non mi prendo responsabilità se voi appunto collegate male i cavi, se voi non riuscirete a finirlo, perché comunque io sto mostrando come ho costruito il mio e vi sto dando degli spunti. Poi a quel punto lì, se avete dei dubbi, scrivetemelo qui giù nei commenti, che io volentieri rispondo. Come avete visto anche nei vecchi video, io cerco di rispondere a tutti quanti voi, quindi volentieri continuerò a rispondervi. Un bacione a tutti e vi voglio bene, ragazzi, ciao!